Simone Inzaghi e l'Inter si sono separati dopo 4 anni, si è chiuso un lungo ciclo al termine del quale immediatamente dopo i comunicati ufficiali di questa separazione è iniziato un gioco al massacro sui media che francamente non mi piace molto, non mi trova d'accordo, stanno cercando di screditare tanto il lavoro di un allenatore sicuramente imperfetto, che sicuramente ha commesso degli errori, ma che per me rimane un valore aggiunto in questi 4 anni all'Inter che non merita questo massacro appunto che è immediatamente partito. Adesso l'Inter deve pensare al futuro, però noi dobbiamo pensare al futuro, lo dobbiamo fare con la scelta del nuovo allenatore, con l'Inter che sta puntando su Cesc Fabregas. Questo è il primo nome, anche se da Como faranno delle resistenze, non è una trattativa semplice, bisogna convincere appunto il Como, lui è molto tentato dopo alcune trattative, dopo alcuni tentativi di altri club, dalla Roma all'Ipsia al Bayer Leverkusen. L'Inter può essere la squadra in grado di convincerlo anche, diciamo così, a chiedere al Como di essere liberato, ed è sicuramente molto tentato da questa prospettiva. L'Inter nel frattempo però chiaramente si cautela anche con delle alternative, ci sono delle smentite su De Zerbi, mentre restano validi i nomi di Christian Chivu e di Patrick Vieira. In questo contenuto però vi voglio raccontare Cesc Fabregas, voglio diciamo presentare soprattutto Cesc Fabregas andando a rispondere anche alle principali domande che abbiamo ricevuto su Passione Inter. Quindi parliamo della tattica, delle idee di gioco, come si incastra Fabregas con la rosa dell'Inter e come può rivoluzionare anche il mercato. Tutto questo lo abbiamo raccolto con tantissimo materiale. Ho seguito parecchio il Como in questa stagione perché ero molto incuriosito da Fabregas e da alcuni giocatori del Como molto interessanti, e quindi io vi invito a seguirmi con grande attenzione fino alla fine di questo episodio, perché ci sono veramente tante cose da dire. Allora, ben ritrovati in questo appuntamento, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto e possiamo portarvi sempre più contenuti come questo in cui parliamo anche di campo, di tattica e di mercato tutto insieme. Come sempre, per presentare Cesc Fabregas, il nome, lo ripetiamo, in cima alla lista dei desideri dell'Inter per sostituire Simone Inzaghi, partiamo dalla carta d'identità di questo allenatore spagnolo nato non troppo lontano da Barcellona il 4 maggio 1987, quindi 38 anni per un allenatore dunque molto molto giovane che diciamo ha smesso da calciatore e ha iniziato la sua avventura da allenatore proprio nel settore giovanile del Como, dove poi nella stagione 23-24 molto a sorpresa viene esonerato Moreno Longo con il Como che comunque era messo molto bene in classifica, e viene promosso Fabregas con i maligni che dicevano ecco è stato promosso lui perché ha delle quote della società e quindi ha degli interessi personali. Però sul campo ha dimostrato di saperci fare e di meritare poi questa fiducia, anche se ufficialmente Fabregas è stato il vice allenatore di Roberts, perché appunto Fabregas non aveva e non ha tutt'oggi il patentino da allenatore. In Serie A quindi quest'anno sta allenando con una deroga. A metà giugno avrebbe l'esame per diventare ufficialmente allenatore, ma se sarà il mondiale per club con l'Inter, cosa che ci auguriamo, se sarà Fabregas la scelta dell'Inter, perché bisogna iniziare a programmare la nuova stagione, bisogna partire inevitabilmente al mondiale per club, di nuovo questo esame verrebbe rinviato e quindi di nuovo si andrà avanti con ogni probabilità con una deroga, è una cosa che si può fare. È un allenatore quindi molto giovane, considerato da tanti però un predestinato, tant'è che come dicevamo lo avevano cercato la Roma, lo hanno cercato per farvi capire lo stile di allenatore, società come il Lipsia, sempre molto attento alla valorizzazione di giovani e allo stile di gioco, e il Bayer Leverkusen per sostituire Xabi Alonso, che ha segnato un'era nel quello che era il Neverkusen, che poi invece ha cominciato a vincere. E la scuola spagnola in questo senso sta facendo delle cose molto interessanti, sembra davvero in grado di lanciare degli allenatori giovani molto pronti, con idee molto chiare, visto che lo stesso Xabi Alonso prima di andare al Leverkusen aveva allenato solo le giovanili del Real Madrid e la seconda squadra della Real Sociedad, e ha fatto subito il salto in una squadra importante come il Bayer Leverkusen, ribaltandola. Ma anche Arteta, che abbiamo incrociato anche noi in questa Champions, aveva fatto il vice al Manchester City, il vice di Guardiola, e poi subito diretto all'Arsenal, quindi a livello molto alto. Ma sono anche altri gli spagnoli che hanno fatto subito questo salto, quindi
tanti ottimi allenatori, figli calcisticamente parlando di Vicente Del Bosque, di Aragonés e di una serie di allenatori che Fabregas tra l'altro ha avuto modo di incrociare durante la sua carriera da calciatore, come Mourinho, Guardiola, Conte, Wenger, Sarri e diversi altri. Tanti allenatori molto diversi tra loro, da cui ha preso tante cose, ha imparato tante cose, spesso ha imparato facendo anche il contrario di quello che ha visto fare ad alcuni allenatori. Questo lo ha detto in una intervista di circa un anno fa al canale Coach's Voice, un'intervista che mi ha segnalato stamattina su Instagram, sul mio profilo Instagram, l'amico Nicolò, che ringrazio, il nostro Nicolò della community di Passione Inter, che ho rosicato perché mi ha girato un video che avrei dovuto anzi vederlo prima, perché riassume tantissime cose in pochi minuti, tantissime cose che invece ho dovuto studiare su centinaia di video per conto mio, e partecipando tra l'altro anche, ho fatto un corso per diventare data analyst, in cui abbiamo avuto una lezione anche con lo staff del Como, quindi vabbè, ci ho dovuto mettere dentro tanto lavoro, magari ho colto delle cose in più. Ecco, quel video però, se siete appassionati di tattica, è condensato in pochi minuti, vi dà degli spunti molto interessanti, poi c'è chiaramente molto di più. Però vi consiglio di rimanere anche qui, perché adesso mi sposterò al campetto per parlare di come gioca Fabregas. Qual è lo stile di gioco di Fabregas? Come sempre io parto da delle parole chiave che individuo per identificare le squadre, o in questo caso gli allenatori, e per le parole chiave di Fabregas io ho individuato coraggio e barra libertà, perché comunque l'approccio di Fabregas è anche quello di avere un calcio coraggioso, nel dare un'impalcatura di gioco all'interno del quale puoi dare anche la libertà ai suoi interpreti, soprattutto in fase offensiva e di finalizzazione. Pressione e riaggressione, questo è un altro concetto chiave di questa squadra. Il Como nella stagione appena conclusa è stato tra le migliori in assoluto per PPDA, cioè permetteva all'avversario di toccare pochissime volte il pallone prima diciamo di attaccarlo, quindi molto aggressivo, e gegenpressing, cioè la riaggressione una volta perso il pallone anche. Tutta una serie di dati che ci fanno capire che il Como di Fabregas giocava, e Fabregas vuole andare a pressare alto e a riaggredire appena il pallone si perde. Poi costruzione non fine a se stessa, cioè Fabregas lo ha detto anche in una intervista a Sky, lui fa molto la costruzione dal basso con il portiere, ma il suo obiettivo è quello di arrivare il più velocemente possibile e nella maniera più pericolosa possibile, diciamo per l'avversario, chiaramente a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quindi la costruzione dal basso sì, ma non deve essere un esercizio di stile del possesso palla totale, ma finalizzato ad un concetto che tra poco poi andremo a vedere. E poi soprattutto la verticalità, verticalità che torna tante volte nei discorsi di Fabregas, che rispecchia molto anche quello che era il Fabregas calciatore in questo senso. Il Como di Fabregas, in generale le squadre, l'idea di calcio di Fabregas ha comunque una ottima attenzione della fase difensiva. Il Como ha fatto una buona fase difensiva con il suo Como, che ha concesso pochi tiri, grazie soprattutto, come detto, ad uno stile di gioco aggressivo appunto nella pressione. Chiaramente questo, la riaggressione e la pressione, ha avuto anche degli effetti collaterali, ovvero hanno esposto la squadra, il Como, a delle ripartenze che sono state spesso letali e spesso hanno creato dei problemi. Quindi c'è da dire che tante volte le tante ripartenze concesse e le occasioni da gol concesse erano figlie anche di una fase di costruzione non pulitissima, che hanno pagato caro. Qui, secondo me, ha inciso molto spesso anche il tasso tecnico dei giocatori del Como, che soprattutto tra difesa, ecco, in difesa in modo particolare, ma non solo, chiaramente ci aspettiamo che siano sulla carta inferiori a quelli dell'Inter. Io mi aspetto che il tasso tecnico dell'Inter sia superiore a quello del Como, quindi questa cosa potrebbe essere sicuramente migliorata. Mi sposto al campetto, dove vi faccio vedere dunque il Como, che di base come struttura difensiva si posiziona come una sorta di 4-4-2, quando la squadra avversaria va a costruire, dove Nico Pass è un giocatore, adesso lo segnaliamo con il 7 giusto per avere riferimenti di campo. Nico Pass è stato un elemento chiave per la sua abilità nel recuperare palla alto, è stato uno dei migliori in assoluto sia per dribbling, sia per passaggi filtranti, assist e pericoli creati, ma anche per la riaggressione, la riconquista del pallone, i duelli. Quindi un centrocampista completo che, come ho detto tante volte, secondo me come evoluzione sarà da mezzala, ed è una cosa che poi ha confermato anche lo stesso Fabregas. Già vedendo però questa cosa, un approccio al 4-4-2 con una difesa abbastanza alta e un pressing feroce, secondo me
vi metto lì questo semino, vi deve venire già un campanello d'allarme sulla costruzione della rosa dell'Inter col mercato e tra poco ci arriviamo. Spostiamoci però alla cosa che interessa di più, secondo me, ai tifosi dell'Inter, cioè la fase offensiva, la costruzione del gioco, che cosa succede quando Fabregas attacca, come vuole attaccare Fabregas. Allora, se vogliamo parlare di moduli, anche se soprattutto con Fabregas, ma non solo, dovremmo averlo imparato da Inzaghi, ma anche con Fabregas non ha molto senso parlare di moduli, però se vogliamo parlare di moduli, fin qua di solito Fabregas si è schierato col 4-2-3-1 oppure col 4-3-3 o con il 4-3-2-1, tutte varianti con un unico centravanti di riferimento e degli esterni larghi. C'è stato in un paio di occasioni in stagione, anche contro l'Inter, si è schierato anche con la difesa a 3, anche se devo dire che di solito Fabregas, lo dice lui stesso, tende a non adattarsi all'avversario, cioè ha le sue idee, vuole portare in campo quelle con dei dovuti, diciamo, correttivi. Questo per molti, da quello che abbiamo letto e quello che abbiamo discusso anche nel club di Passione Inter, è preoccupante perché significa eventualmente dover ribaltare l'Inter come caratteristiche per approcciarsi a questi moduli di Fabregas. In realtà, però, come dicevo, la cosa molto interessante tra le altre di Fabregas è che è un allenatore molto giovane, molto bravo, ha le sue idee, ma è disposto anche a variare e a trovare altre soluzioni. Quindi contano soprattutto i principi di gioco, che sono quali? La costruzione dal basso, vi riporto al campetto con il portiere, due difensori che si abbassano per supportarlo e poi come dice Fabregas, diventa una sorta di 4-2, 2-2 sostanzialmente il gioco del Como che si va ad allargare così e crea questa gabbia centrale. 4-2-2-2 sostanzialmente come principi di costruzione del gioco. Portieri e difensori che impostano, cosa che però lui lo ha detto a Sky in un'intervista che vi consiglio di recuperare su YouTube, vorrebbe utilizzare un po' di meno perché vuole diventare più diretto, vuole, come dicevamo, portare più velocemente possibile il pallone nell'ultimo terzo di campo a ridosso dell'area avversaria nel modo più pericoloso possibile per l'avversario. Per farlo passa da un centrocampo che lui vuole sovraccaricare di elementi e soprattutto lo vuole sovraccaricare di qualità, di fantasisti, di numeri 10 e di numeri 8 che giocano in mezzo senza un playmaker puro. Questo secondo me per l'Inter che ha Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, anche lo stesso Sucic, l'Inter ha già tanti 8 e tanti 10 che giocano lì in mezzo, lo ha fatto con Inzaghi, lo può rifare di nuovo con Fabregas. E, come impostazione difensiva, come detto, anzi, come impostazione di costruzione parte da questo modulo, da questo sistema. È la squadra che dopo l'Inter ha fatto meno lanci lunghi in questa Serie A, quindi Inter e Como sono quelle che hanno lanciato meno lunghe, anche per questo dicevo ci sono dei segnali di continuità sicuramente. È una squadra che poi sviluppa però soprattutto con i terzini che sono molto coinvolti, a cui viene chiesto di allargarsi quando serve, all'occorrenza però anche di venire al centro, di scambiarsi di posizione, di dare una soluzione in più al centrale con cui puoi triangolare. Quindi i terzini sono molto coinvolti nel gioco per uscire dalla prima pressione degli avversari e poi quindi sviluppano con gli esterni che quando la manovra cresce gli esterni vanno ad alzarsi tantissimo per raggiungere tanti giocatori poi sulla linea offensiva, portare tanti giocatori, adesso li metto in maniera molto casuale, molto variabile, tanti giocatori a ridosso dell'area di rigore avversaria. Questo è uno stile di gioco coraggioso, come detto, che lui ha apportato anche al Como, dove il tentativo di costruzione dal basso è utilizzato un po' nello stile di De Zerbi per cercare di, diciamo così, di attrarre anche gli avversari, cercare di attrarre la squadra avversaria in modo che l'avversario si allunga e allungandolo tu puoi andare a cercare anche con i centrocampisti i filtranti per colpire con gli attaccanti alle spalle dei difensori. Questo è un altro modo di attaccare. Quindi si cerca di pescare i difensori alle spalle, altrimenti, come detto, quando gli avversari non sono alti e giocano invece con un blocco basso, porti tanti giocatori a ridosso dell'area di rigore. Qua che cosa succede? Adesso sto utilizzando i terzini anche, sicuramente si alzano, sto utilizzando i numeri un pochino a caso, ma giusto per darvi un'idea. Comunque portano tanti giocatori alti con i due difensori e un centrocampista sicuramente che rimangono a protezione come preventiva per intanto riempire i 5 canali, le 5 diciamo linee con cui si divide il fronte d'attacco e poi
L'obiettivo soprattutto è quello di andare a cercare il giocatore di qualità a ridosso dell'area di rigore che da questa posizione può andare al tiro, ma può anche, dare diciamo l'imbucata centrale o per il centravanti o per gli esterni offensivi che si sono alzati o per la mezzala che si è alzata in questa situazione qua. Creare dei duelli e poi cercare il filtrante con l'imbucata. Questa cosa l'abbiamo vista nel Como, io mi chiedo se questa cosa è stata fatta nel Como perché c'era Nico Pass lì che ha queste caratteristiche o se Fabregas lo vuole assolutamente ad ogni costo nelle sue squadre. Però è un tema anche questo che svilupperemo tra poco sul mercato. Quindi Fabregas, a proposito di libertà, in un'altra intervista che trovate sempre su YouTube, ha raccontato che non gli piace il calcio da robot come sta diventando in questo momento. Lui vuole dare un'impostazione, dei principi in cui poter far esprimere poi i giocatori. Per questo, dicevo, ne abbiamo parlato anche in diretta e nel Club di Passione Inter, secondo me Fabregas è un allenatore molto interessante, un promotore di un nuovo stile di calcio che può essere per certi versi un'evoluzione delle tante rotazioni e dei continui cambi di ruolo che ha fatto Inzaghi e quindi penso che possa lavorare bene anche con l'Inter. Come si riflette questo sul calciomercato e sulla costruzione della rosa dell'Inter? Nel club di Passione Inter stavamo dicendo che, verrebbe da pensare, guardando il Como, ad una possibile rivoluzione dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda l'attacco dell'Inter, perché davanti fin qua ha giocato con un attaccante molto verticale. A gennaio lui ha chiesto appositamente, oltre al portiere Butes, più affidabile tra i pali e migliore nel gioco coi piedi, anche un attaccante che potesse andare molto verticale. Ha preso Diao appositamente per quelle caratteristiche lì. Quindi non gioca con le 2 punte tendenzialmente nel modo in cui gioca l'Inter. Per questo significa che dovresti sacrificare uno tra Thuram e Lautaro, eventualmente, perché dubito che, uno accetterebbe di fare la panchina per quanto l'Inter si giocherà tantissimo, oppure, diciamo se vai a vendere uno dei 2, allora o sacrifichi uno dei 2 che gioca meno, o ne vendi uno dei 2, ma poi devi andare ad acquistare 3 se non 4 ali addirittura. Uno è Luis Enrique che è già arrivato, ma devi acquistare diversi esterni offensivi da poter utilizzare, oppure dovresti riportare Thuram a fare l'esterno, ma lo trovo un po' a fatica, e Lautaro Martinez da centravanti unico come riferimento avanzato, a me, non so voi, non ha mai convinto troppissimo. Quindi per questo facciamo 2 considerazioni. Intanto sui giornali sta emergendo in queste ore che Fabregas e l'Inter, in caso di accordo, sarebbero allineati sull'idea di fare un mercato ambizioso, con delle novità sicuramente, ma non di rivoluzione della rosa. Quindi un mercato comunque che non rivoluzionerà la rosa. Seconda considerazione, ne stavamo parlando con il nostro Matteo nel club che saluto, e ne approfitto per ricordare passioneinter.club perché abbiamo fatto una chiamata vocale molto interessante con tanti temi di tattica e non solo. Dicevamo, va bene i principi di gioco, va bene l'idea di gioco, ma è un allenatore giovane che sa ancora evolversi. Se hai Thuram e Lautaro che insieme giocano così bene, mi aspetto che riparta da loro due davanti. E quindi abbiamo provato a disegnare proprio una bozza di nuova Inter, che però ragazzi, ripeto, è una bozza e quindi cambieranno tante cose sicuramente, una bozza con il 4-3-1-2. 4-3-1-2 dove chiaramente, in attacco vanno aggiunti dei giocatori, andranno via Arnautovic e Correa, potrebbe andar via anche Taremi, lo abbiamo messo vabbè c'è un punto di domanda adesso al posto di Taremi, insieme a Lautaro. In verde abbiamo messo nuovi colpi, Luis Enrique e Sucic già fatti, degli obiettivi potenziali come Nico Pass e Bonnì, un giocatore che dà profondità come Bonnì sicuramente, farebbe molto comodo, ma ci sono anche altri nomi che l'Inter sta trattando come Jonathan David, Castro un po' in calo, Højlund avrebbe caratteristiche molto differenti, ma anche lui secondo me potrebbe fare bene. Chiaramente potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, Nico Pass l'abbiamo messo perché sarebbe una pedina perfetta, per proseguire il lavoro che ha fatto, ha un grande feeling con Fabregas e immagino che con Fabregas in panchina avresti anche un pochino più di forza nell'andare a trattare col Real Madrid, che dovrebbe ricomprarlo dal Como, ha ricevuto un'offerta già dal Bayer Leverkusen, un tentativo, un contatto da parte del Bayer Leverkusen, ma se l'Inter vuole fare questo colpo con Fabregas penso che proverà a prendere Nico Pass. Da capire cosa succede con Frattesi, da capire cosa succede con Aslani che in una mediana diversa magari può ritrovare spazio con Fabregas, vediamo. Il tema però secondo me, ricordatevi il semino che vi avevo dato prima, è soprattutto in difesa. Perché? Perché Dumfries è stato l'MVP di questa stagione dell'Inter, probabilmente il miglior giocatore di questa stagione dell'Inter.
Però se i terzini sono così importanti nella costruzione del gioco di Fabregas, ecco, diciamo che Dumfries non è il primo giocatore a cui penso quando immagino la pulizia tecnica nella costruzione dal basso. Luis Enrique invece è molto offensivo perché è un'ala riconvertita da quarto di centrocampo a destra, addirittura portarlo a terzino sarebbe una soluzione estremamente offensiva, però qualitativamente come possesso palla, come dialogo con i compagni e costruzione potrebbe farlo già meglio, visto che poi come dicevamo Fabregas alza tanto gli esterni quando la manovra cresce in fase offensiva. Magari potrebbe essere Pavard eventualmente a tornare a fare il terzino, sacrificando, non lo so, trovando a Luis Enrique un'altra collocazione, sacrificando Dumfries sul mercato. Sto buttando lì delle ipotesi e faccio dei ragionamenti a voce alta, non che io voglia sacrificare Dumfries, soprattutto il Dumfries che abbiamo visto quest'anno. Magari Pavard potrebbe fare il terzino con più qualità nelle uscite, anche se lo stesso Pavard ha detto che non vuole farlo e Dumfries magari, visto che è così dominante con la sua fisicità, potrebbe convincere Fabregas a trovare un altro sistema per uscire, magari più da sinistra, come ha fatto anche Inzaghi con Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan. Bissek, c'è da capire anche lui cosa succede sul mercato, però di sicuro, ditemi voi, rispetto ad Acerbi, per esempio, può fare molto meglio quello che chiede Fabregas nella difesa più alta con tanto campo alle spalle. Quindi Acerbi, a sensazione, potrebbe essere un sacrificato in una difesa a 4 molto alta. Detto che anche Bastoni in una difesa a 4 fino a qua a me non ha mai convinto troppo. Quindi ci siamo chiesti, potrebbe diventare Bastoni eventualmente anche un terzino a sinistra con Carlos Augusto ed eventualmente Di Marco reinventato nel centrocampista un po' con difficoltà o addirittura valutare una partenza di Marco? Se parte Di Marco c'è sempre da considerare che devi inserire però un nuovo giocatore del vivaio Inter, altrimenti perdi un giocatore in lista. Potrebbe essere Carboni, anche lui da utilizzare alla Nico Pass lì davanti, è diverso rispetto a Nico Pass, però chi lo sa, sono ipotesi. Resta però il fatto che un difensore forte e veloce a Fabregas per me serve, più giovane anche della batteria che hai adesso. Manca De Vrij nella grafica che per me meriterebbe di essere confermato in una difesa a 4 più di Acerbi, eventualmente, quindi fate finta che ci sia De Vrij anche in questa grafica. C'è da capire, come detto, cosa succede con Bissek, Frattesi, con Aslani, eventualmente anche Mkhitaryan, che però con Fabregas potrebbe trovarsi bene, ma ha raggiunto una certa età. Un Nico Pass sarebbe molto importante e poi un altro attaccante che dia profondità almeno. Questo dunque per fare una prima idea, una prima bozza di quello che potrebbe servire anche sul mercato, di come potrebbe essere un Inter che però sicuramente a centrocampo, come diceva anche Fabregas a Sky, potrebbe aggiungere anche un giocatore di fisico, di potenza, che sarebbe sicuramente molto molto interessante. Andando in chiusura ci sono chiaramente poi dei dubbi su Fabregas che si porta dietro, più che comprensibili dal mio punto di vista. L'inesperienza, è un allenatore molto giovane, anche le cifre di un eventuale arrivo di Fabregas, perché il Como gli offre 5 milioni per rinnovare il contratto, l'Inter deve trovare l'accordo intanto per liberarlo dal Como, ma poi dovrebbe dargli intanto un mercato, anche se non di rivoluzione importante, e poi forse deve dargli un contratto, anzi non forse, deve dargli un contratto da almeno 5 milioni di euro a Fabregas, forse anche qualcosina in più all'anno, non puoi offrirgli meno del Como evidentemente. Qualcuno quindi teme di pagare tanto un allenatore ancora molto giovane, teme soprattutto che Fabregas possa essere un nuovo Thiago Motta della Juventus. Per me ci sono alcune differenze importanti. Intanto la Juve secondo me ha avuto difficoltà sia con Thiago Motta che post Thiago Motta. Perché? Perché c'è stato anche un caos sul mercato da Giuntoli, c'è stata una dirigenza che sicuramente ecco, l'Inter non ha una dirigenza perfetta, esente da errori, ma è sicuramente più strutturata di quella della Juventus di Thiago Motta, quindi già questo è più incoraggiante. Poi secondo me ha molto inciso anche il carattere di un Thiago Motta che ha un carattere molto particolare, anche a Bologna non aveva ottimi rapporti con diversi giocatori, già nelle prime settimane alla Juventus subito non era partito bene con diversi giocatori importanti dello spogliatoio, quindi Fabregas è più empatico di un Thiago Motta che tra l'altro secondo me arrivava alla Juventus, secondo me non lo conoscevano abbastanza, tutti dicevano finalmente se ne va Allegri, finalmente arriva un giochista che ci farà giocare il calcio spettacolare eccetera eccetera. Calma, non era propriamente così, non avevano mai visto il Bologna, per quanto giocasse bene, ecco, non era quello che si aspettavano, secondo me. Certo che in una stagione in cui gli altri hanno fallito delle rivoluzioni e sono ripartiti da delle certezze, Conte al Napoli, Allegri al Milan, Gasperini alla Roma, l'Inter
si presenterebbe ai blocchi di partenza con una rivoluzione molto importante e dunque c'è da chiedersi se riusciremo noi in questo tentativo che altri hanno fallito. Sicuramente servirà chiarezza negli obiettivi innanzitutto, non puoi chiedere secondo me eventualmente a Fabregas di vincere lo scudetto al primo anno come obiettivo minimo e le semifinali di Champions come obiettivo minimo da raggiungere. Di base, sulla carta, l'Inter con Fabregas fa un passo indietro, ci sono delle variabili che preoccupano, comunque che aggiungono delle preoccupazioni e delle ansie in questo momento. Dall'altro lato c'è anche la parte esaltante di scoprire qualcosa di nuovo a cui non siamo abituati e che potrebbe magari portarci anche più in alto, anche se non è affatto semplice. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di questa analisi, penso totale. Ecco, abbiamo cercato di mettere davvero tutto in questi circa 25 minuti di contenuto che abbiamo realizzato grazie al supporto del club di Passione Inter, quindi io vi ricordo sempre passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo e così ci permettete di portarvi analisi così approfondite che richiedono tanto lavoro da parte nostra. Senza il club non riusciremo a farla, quindi vi aspetto su passioneinter.club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.